Seconda puntata di SOS Surfcasting, le condizioni sono non simili a quelle della prima puntata che avevamo 42 nodi di vento, qua ce ne sono una trentina, però abbiamo anche quel plus dato dalla pioggia. Comunque un mare molto impegnativo, vedremo se riusciremo a stare qui oppure no, stiamo valutando, ma intanto conosciamo il nostro ospite della seconda puntata. Oh, finalmente ci conosciamo qua di persona. Ciao Roberto. Ma lui è Mario Careddu, il candidato del secondo episodio di SOS Surfcasting. Complimenti per la scelta. Grazie a voi per l'invito. Adesso valuteremo cosa fare, le condizioni, se riescono a tenere il tanto da riuscire a fare una pescata o se è il caso di spostarci. Beh, allora conosciamo Mario. Io appoggio le canne, sì. Quindi hai una esperienza di pesca comunque, sì, nonostante la giovane età? Sì. Qualche decennio, qualche garetta, qualche annetto nell'agonismo prima di andare all'estero, sì, e ora temporaneamente a Cagliari per riprendere questa disciplina, per rispolverare un po' l'attrezzatura. Ho visto che hai fatto sia agonismo che surfcasting, cosa preferisci? Sì, surfcasting, questo mare. Insomma, questo mare, anche comprensibile. Sì. Quindi diciamo che domande, curiosità, ne abbiamo, sì, parecchie. Sì, anche qualche skill da migliorare? Assolutamente, sì. Soprattutto nel lancio, sicuramente. Nel lancio? Sì, sicuramente. Oggi serve. Mario, vieni un po' qua. Sì? Che, insomma, la Trabucco mica ti lascia così in balia del bel tempo, un po' di abbigliamento grazie dall'azienda. Grazie. Adesso sentirissimi, adesso ci cambiamo. Sì, e poi una cosa che non sai, se dovessi mai avere bisogno di qualche domanda, risposta, curiosità, eccetera, avrai in dotazione questo strumento, la sirena. Ammesso che si senta con questo tempo, però dai, questo è un giochetto di questo signore qua dietro. Utile. Andiamo a valutare la spiaggia, dai. Sì. Allora ti do subito anche le canne, così avrai l'onore di provare le nuove del 2026, la Nexora Surf, è una 250 grammi, e la Interstellar XT Surf, che anche questa è 250 grammi, visto il mare. Io invece mi divertirò con la Kaleidos e poi con una 2 pezzi, perché fa parte della mia dotazione genetica, la Cassiopea, che vedremo in azione con questo bel mare. Sono andata subito alla sirena, Roberto. Abbiamo iniziato adesso? Sì. Va bene, a me fa piacere, spegni pure l'allarme. Ok, prima domanda. Siamo in uno spiaggione così grande, davanti a te chilometri sia a destra che a sinistra. Come leggi il mare? Adesso siamo da una postazione anche rialzata, come vedi le classiche secche, canaloni, buche, guardando le onde di fronte a te? Allora, diciamo che in questo momento io procederei, conoscendo anche un po' la spiaggia. Certo. La secca si vede perché comunque dove frange l'onda si vede che abbiamo il gradino, abbiamo una trentina di metri di canale, poi c'è una bella secca impegnativa, e pescare oltre la secca, tra l'altro bisogna avere anche un buon lancio, perché bisogna bucare anche questo vento molto forte laterale, quindi col mare mosso è più facile leggere il mare, soprattutto in spiagge medie o basse, perché nelle spiagge super profonde che c'è un unico risaccone è già un po' più difficile. Quindi un accorgimento che ti posso consigliare di adottare per il futuro è, in una situazione del genere, sicuramente prima di montare tutto prendo una canna, la lancio nel canale il più visibile e vedo se tiene un piombo al massimo da 2 etti, se non tiene una palla da 2 etti inizia a essere complicato, il pesce inizia a affogare quasi. E poi se ci arrivi vedi un attimo com'è la corrente o la pulizia dell'acqua oltre, e così ti rendi già conto di che tipo di pescata
puoi fare, cosa che faremo anche noi adesso. Certo. Perché se entrambi i canali hanno una corrente troppo forte dobbiamo scegliere un altro spot. Certo. Dopo aver scelto il posto, ovviamente il primo step è scegliere la montatura, poi anche il piombo, ma sulla montatura ci sono due vie da percorrere, però voglio prima sapere tu cosa metteresti in acqua. Allora, guardando il mare, qua pochi fronzoli, 3x50, non so se la configurazione ti dice qualcosa, dello 0,60, tanto piombi da 150 a salire, incollati sia la perlina che lo stopperino a fianco in modo tale da garantire una maggiore tenuta. Si vede che al mare mosso ci sei andato, quindi la scelta è ottima, anzi per me sarei anche un riferimento, perché io invece opto per una soluzione che è uguale alla tua, però i braccioli saranno da 75 cm, in modo che vedo se posso azzardare ad allungarli e aumentare il diametro, oppure se devo accorciarli a testarmi. E in caso tu mi dovessi dare un feedback positivo, salgo anch'io sugli 80 cm, sempre quindi nel caso sei 0,60. attrezzato. Esatto, perfetto. Poi adesso armiamo e scegliamo poi i piombi. Certo. Prima di passare ai piombi è bene ricordare sempre che SOS Surfcasting è mirato comunque ad assistere, tra virgolette, persone che hanno comunque già dell'esperienza di pesca, non totalmente zero, neanche super esperti, per cui in certe occasioni, come adesso la scelta del piombo, di certo non sto aiutando lui, che è un surfcaster con un po' di esperienza, anche molta, però ci sono anche le persone che seguono questo format e che invece hanno bisogno di queste informazioni, quindi è un po' più adesso questo per loro che per te. Io ti dico che ho provato una soluzione più leggera, ho messo i piombi e ve li presento. Questo è lo spike in ordine proprio di tenuta, poi c'è la sfera e la piramide che li metto più o meno sullo stesso livello, e poi ci sono queste soluzioni intermedie che mi danno un'idea se posso fare a meno della piramide e della sfera. Tant'è vero che io ho usato questa sfera bucata da 150 grammi e ho visto che con uno 0,28 in bobina tiene. Quindi questo tiene ancora di più, questo tiene ancora di più, questo tiene esageratamente di più. Però la cosa più importante in questi casi è usare un piombo che non rimanga troppo inchiodato, perché deve leggermente scarrocciare e andare a cercarsi quel dislivello in cui si ferma e qui passano i pesci. Allora adesso devo armare sia la montatura per la spigola, ovvero con l'anguilla come esca, e quindi metterò l'ST dello 0,60 prudente, mentre utilizzerò lo 0,40 per la montatura che con i braccioli da 75 cm dello 0,40, per vedere che cosa mi dice il mare, ovvero se recupero e ho dei grovigli so che devo o accorciare oppure aumentare il diametro. Ok. Eccoci qua. Ok. Allora, tutto. sì, innesco della seppia. Qual è la tua scuola di pensiero? Intera? A strisce? Ok, quindi insomma tu le tue idee ce le hai, vuoi solo un parere in più. Esatto. Allora, diciamo che la seppia intera, se cerco la spigola, la metto intera, se cerco il pesce serra, magari anche con un bel pezzo di pop-up dentro, però
La spigola oggi la stiamo cercando col vivo e io vorrei vedere se c'è qualche sarago, qualche orata, quindi vado sicuramente certo. di striscia. Ok. Io per esempio la pelle la levo, tu? Ok, no, io in genere la lascio. La lasci? Ho sentito che attira i gruffolatori. Ho sentito che il fluorescente nell'acqua, in corrente, è ciò che usano, è ciò il richiamo delle seppie in natura e quindi richiama a sua volta i pesci quando esca. Io sono molto pragmatico, quindi il fluorescente magari di giorno non so che senso potrebbe avere, però io allora facciamo così, io mi prendo una seppia e me la lavoro senza pelle e tu con la pelle, perché se ho l'occasione di imparare qualcosa anch'io, ben venga. E poi ovviamente la striscia è in funzione della dimensione dell'amo che stiamo utilizzando. Certo. Io ho visto che tu stai utilizzando un amo importante. Abbastanza generoso, sì. Quindi per puro scopo, per fare le cose diverse, metti che la taglia dei saraghi è quella da 2 etti, 3 etti, che su quell'amo ti distruggono l'esca e niente. Io ho visto il tuo amo, sto un po' più piccolo, perché se c'è quel tipo di preda comunque riesco a catturarlo, riesco a liberarlo e riusciamo a creare anche un po' di movimento. Ascolta, ti ho visto lanciare, ho visto che hai fatto comunque un lancio potente. Beh, dici che io ho fatto la prova che oltre la secca non tiene. Qui tiene nel primo canale. Tu lo sai dove sei? L'hai visto il piombo dove è caduto? Sì, l'ho visto, in mezzo alla schiuma. Sei proprio nella secca totale, quindi pensavo... volutamente hai battezzato la secca? No, non volutamente, però pensavo che scarrocciasse e arrivasse... Sì, pensavo che andasse molto laterale e di perdere molti più metri in realtà. Ah, ok. Vabbè, quindi... quando c'è questo vento così, tu per riuscire a pescare dritto davanti a te, minimo devi puntare così, con questo angolo. Sì. E poi il vento te lo corregge davanti. Sì. Però per stare in questo canale... Vabbè, mettiamola così, che è un investimento. Vediamo se c'è un pesce nella secca. Sì, vabbè, certo. Perché comunque qui a Sorso le secche sono basse. Lo vedi anche dall'altezza dell'onda. Mi sembra giusto fare un punto intermedio, perché iniziamo a essere in pesca da qualche ora e la situazione, come spesso accade in fase diurna, è sempre difficile. Tu con le tue 2 canne che soluzioni hai adottato? In acqua cos'hai? Sì, qua ho un'anguilla viva con uno short rovesciato alto e un bel bracciolo generoso da 1,5 metri, mentre dall'altra parte ho un diamo, un paternoster con 2 travi da 50 cm con seppie e cannolicchio. Esatto, anche perché abbiamo 3 esche, quindi stiamo giocando con quelle 3 esche. L'unica variante che abbiamo fatto è che dove lui ha l'anguilla io ho le esche, dove io ho l'anguilla ho le esche. Probabilmente dovremo aspettare il buio per riuscire a fare qualche cattura, però mi è venuta in mente una cosa. C'è la Power Beach, quella potente, quella da 150 grammi. Mi sta venendo voglia di metterla con un assetto leggero a giocherellare in questo mare, visto che comunque è una beach molto potente, e vedere cosa succede. E quindi mi sa che adesso lo faccio, aspettando il buio, almeno ci divertiamo a fare questi esperimenti.
Tu hai qualche domanda? Ti è venuta in mente volevo nel frattempo? Sì, quando hai innescato l'anguillina, a proposito, tu che terminale adotti, che trave adotti, scorrevole, non scorrevole, e poi soprattutto come la inneschi per non farla ingarbugliare, se tagli la codina come molti sostengono? No, allora io la innesco per la coda, ok. Ho visto che tu hai un innesco differente, però sta lavorando bene, quindi nulla da dire. Per il momento, sì. Tagliare la coda all'anguilla perché se no si insabbia è un po' un controsenso. È come se tu prendi le anguille, perché sono il vivo, le metti nel secchio, gli metti l'ossigenatore, fai di tutto per tenerle vive, arrivi a pesca, gli tagli la coda, non possono più nuotare, perdono sangue, insomma non si insabbiano. Quindi è controproducente. È una leggenda secondo me. Io non gli ho mai tagliato la coda e comunque i pesci li ho pescati. No, su quello guarda, ci metto la mia faccia senza problemi, vai tranquilla. Perfetto. Poi sì, col mare molto mosso, short rovesciato, bracciolo lungo, corrente, impiccarlo nell'amo pescatore vorrebbe dire groviglio assicurato, ma lo sai. Prima, quando parlavo di Power Beach, parlavo della Interstellar Power Beach. Ormai sono già entrato talmente in confidenza che l'ho chiamata già col nomignolo Power Beach, ma è l'Interstellar. Perché in macchina, quando siamo arrivati, ho istintivamente elevato le beach, perché con un mare così le elevo. Però poi ho detto, l'Interstellar Power Beach ha una potenza di 150 grammi. Quindi adesso voglio provare ad aggiungere una nuova canna con un assetto molto leggero, una piramidina da 100 grammi o da 125 se i 100 grammi non dovessero tenere, bracciolo dello 0,25, una strisciolina di seppia e un verme. Poi mi vergogno, però insomma sono sempre quegli esperimenti per cui vediamo se questa beach sovrapotenziata effettivamente può tenere questo mare. Secondo me sì. Allora, adesso ho bloccato, ho appena lanciato la Kaleidos, che sto imparando a conoscere perché è una novità 2026, quindi devo imparare a conoscerla. E innanzitutto, vabbè, i dati principali: unica potenza, unica misura. Quindi 250 grammi è la potenza, 4,20 m è un fantastico compromesso, soprattutto quando si affrontano situazioni del genere. L'ho apprezzata, devo dirvi, anche per quanto riguarda bucare il vento e fare distanza, ma la somma della tecnologia del twist free, dell'X-Joint e dell'XCW, che è la novità, quindi questo intreccio che si percepisce a bande a protezione dei sovraccarichi degli urti, è la novità che caratterizza questa nuova top di gamma. Una top di gamma che mi sento di consigliarvi. Allora, vi consiglio sicuramente come mulinello un 8000 o un 10000. Io qui per esempio ho l'Aeras 8000 perché mi dà la comodità addirittura della doppia bobina con doppia capienza. Quindi c'è il profilo rosso e il profilo blu, io metto il 25 su una bobina e il 28 sull'altro, e per situazioni di mare grosso come questo va benissimo. In più la canna ti aiuta perché la cima, come potete vedere, nonostante la potenza della canna, la cima è molto sensibile. Una 250 grammi non potete pretendere che abbia la sensibilità se utilizzate 80 grammi o 100 grammi di piombo. È una 250, usatela come una 250. Gli anelli sono
Fuji KV Alconite, tutti con doppia legatura, una canna che sicuramente va benissimo sia per affrontare il mare mosso e le condizioni difficili, ma anche per un mare piatto se volete ottenere lunghe distanze. A momenti mi sembrava di sentire, ho detto è una Cupene o... È lui, è lui. Non me l'aspettavo. Volevo chiederti Roberto, con questo mare, con queste onde, che soluzione affronti in bobina? Che approccio utilizzi? Come fili in bobina, come spessori, diametri e che tipo di lente? Perché mi hai visto cambiare la bobina da... ok, sì, ci sta. Lui mi ha visto cambiare una bobina da mulinello, sono passato dallo 0,28 allo 0,25. Diciamo che la scelta del diametro è in funzione del piombo che devi utilizzare e quindi della sua tenuta e dell'intensità del mare. Hai visto che con quella canna da beach, con lo 0,20 e la piramidina da 100 grammi, stavi in pesca. Perfettamente. Però se tu dici a un surfcaster vado con lo 0,20, è chiaro che a seconda del pesce che prendi con lo 0,20 non lo tiri fuori, quindi sicuramente fili più importanti. Certo. Il mio parco fili col mare molto mosso è 25-28. Col 25 e col 28 riesco a affrontare qualunque cosa. Quando mi hai visto passare dal 28 al 25 è perché è sceso il vento, è sceso un pochettino il mare e ho detto vado in sicurezza con oltre la secca, perché quando siamo arrivati io c'ero arrivato lo stesso, però poi non teneva, e adesso invece le esche le possiamo mettere oltre la secca. Anche tu, perché ho visto che ci arrivi anche tu, quindi tra l'altro hai visto quanto si vedeva in bobina sul filo? Stavo provando esattamente questo, che è il long cast, però magari lo devono vedere anche gli altri. È il nuovo long cast. Questa è la bobina da 600 metri, ma c'è anche da 300 metri. E, tra l'altro copre dallo 0,20 fino allo 0,40, quindi tutte le esigenze, da mare piatto, trick and track, sino perché per esempio lo 0,40 in bobina lo utilizzi quando ci sono molte alghe o quando c'è un po' di incaglie, quindi ti serve un filo più robusto. Quindi insomma è sempre io preferisco avere sempre mulinelli con più bobine, in modo da passare da un diametro all'altro senza dover cambiare il mulinello. Ecco la Interstellar XT Surf, della famiglia Interstellar, è quella che, così come ho gioito io quando è uscita quella nera-azzurra, gioiranno i milanisti con questa versione, colori veramente comunque molto belli da vedere. 4,20 m, 4,50 m, la potenza è 250 grammi, quindi la sorella maggiore. Tecnologie top di gamma tutte, X-Joint, Twist Free, XCW, che è rappresentato da questi intrecci di obliqui di carbonio che la proteggono dalle sollecitazioni e dagli urti, e dato che la stai riprendendo ci ho abbinato un bello Spectrum 8000 che con la sua doppia bobina mi garantisce i diametri necessari per affrontare un mare del genere. Una canna molto potente, nonostante la potenza, ha la vetta ibrida, quindi è fondamentale che la vetta sia sensibile, il tanto giusto per assecondare il dondolio delle onde. Gli anelli Fuji KV sono con la doppia legatura, quindi una garanzia. È chiaro che adesso, man mano che la utilizzerò in tutte le condizioni, mi raccomando, state sempre attenti ai canali social della Trabucco, perché tutti gli aggiornamenti, anche le maggiori confidenze con gli attrezzi, li pubblichiamo tutte lì, quindi occhio. Allora, facciamo un punto della situazione. Sì. Abbiamo aspettato il... spento, sì. La mia, sì. Abbiamo aspettato il tramonto,
che corrispondeva con l'apice di marea, di alta marea, sì, quindi... roba che la ordini sì, al ristorante, esatto. minimo 150 euro a testa. Noi gli diamo ancora un po' di tempo, ovviamente, però anche ora sicuramente sì. bisogna anche accettare, anzi, la pesca è anche questa. Soprattutto Soprattutto questo. Soprattutto questo. Il surfcaster che parla con un po' di esperienza, quando si parla di cappotti, sa benissimo che per una pescata gloriosa ne ha fatto 7-8 di cappotti, forse anche di più, e lo so benissimo anche io, quindi insomma anche fare mare perfetto, cose eccetera, e tornare regolarmente sempre con i pesci non è proprio normale. Assolutamente. Quindi insomma si sta prospettando una situazione un po' complicata, però un po' grigia. Dai, gli diamo un'altre 2 orette, dai. Assolutamente. Fine dell'aggiornamento. Ragazzi, SOS Surfcasting finisce in maniera inaspettata, anzi quasi quasi ti ringraziamo perché sei la dimostrazione che un pesce c'era e quindi niente, l'abbiamo voluto documentare, ti ringraziamo. Con cosa l'hai pescata? Col mugine. Col mugine? Mugine. Almeno l'ha pescata con un'esca che noi non avevamo. Per la cronaca era a fianco a noi. Testimone Mario. Lo era. E la pesca è anche questa. Sì. Allora Mario, dopo aver visto una prova tangibile che un pesce in spiaggia c'era, tiriamo le conclusioni. Io ho visto che quando è sceso il mare hai fatto una cosa molto intelligente. Sì, ho diminuito il diametro dei braccioli, quindi sono sceso da un 35 a un 30 a un 26. Ok, però hai mantenuto la stessa, ho mantenuto la stessa lunghezza. La stessa lunghezza. Proprio per il principio che ti ho detto, per cui quello che fa uno non lo fa l'altro, per avere più chance di scoprire quello che potrebbe essere l'assetto migliore, io invece sono rimasto con i miei braccioli del 40 e ho usato braccioli da 1,20 m, da 70 a 1,20 m e con l'ausilio di un pezzo di pop-up sono riuscito a rimanere in pesca. Però non è servito a niente. Non è una scusante il fatto che per questioni di maltempo eravamo senza canolicchi, senza bibbi, avevamo senza gambero, seppia e senza il gambero. Avevamo seppia, canolicchio marcio e un po' di anguille. Avessimo avuto magari il muginetto sarebbe andata meglio. Però dai. Con i se, con i ma. No, infatti. Si va da nessuna parte. Tutto ciò che inizia col se, guarda, io. Dai. Esatto. Insomma, spero ti sarei. Assolutamente sì. È stata un'esperienza. È stata una bellissima esperienza. Ti ringrazio Roberto, è stato un piacere. Figurati. Grazie per l'invito ancora, grazie per aver messo a disposizione le tue conoscenze. Grazie anche alla Trabucco che ha messo in piedi comunque questo formato la tua esperienza, molto interessante. Sì, assolutamente. Grazie al team Trabucco. Niente, possiamo solo invitare le persone a il surfcasting. Spesso e volentieri vuol dire cappotti, però durante un cappotto si possono fare tantissime evoluzioni tecniche per cercare di mettersi nelle condizioni di presentare un'esca il meglio possibile, e a volte va male. Sì. Vedremo come andrà nella terza puntata di SOS Surfcasting, che vedrete dopo questa. Un saluto. Ciao.